Parliamo ora di una delle cose più importanti, più famose, la collocazione del suono. Lei pensa a portare il suono a qualche parte, non so, la maschera, la testa? Io cerco a seguire la resonance. Mhm. Questo, giustamente. Tu fai, ma vai dentro. È così. E un suono, mi dispiace, una vocale, io preferisco un suono, una macchina fa suono, Sì. non vuol dire niente. Una vocale dopo un'altra che va più o meno, non nella stessa forma, perché questo è rigidità, Sì. e la rigidità è la morte. Non siamo rigidi senza un gioco di parole, capito? Ci vuole veramente una flessibilità, però questa flessibilità della laringe in questa zona che abbiamo parlato ti fa venire il suono qui, diciamo dove c'ho in mano, e tutte le vocali devono venire qui così, infiorire qui, una dopo l'altra, e questo crea la linea. Per trovare questa maschera, l'ho detto e non l'ho detto, perché e questo è già rigido, viene effettivamente di una certa posizione della laringe. Sì. Tu E il palato, no? Anche il palato, no? lui va da solo, lui ti lascia in pace. Oppure cerchi di fare degli effetti pianissimi, ma questo non è più il canto, questi sono già un po' dei momenti di grazia ogni tanto, ma come sottovoce non è canto, è teatrale, e ci vuole un bel sottovoce ogni tanto, no? Però è piuttosto una questione di gusto che proprio di tecnica. Se tu lo pensi sono un po' così, il palato si solleva da solo, non ci vuole lavorare con il palato. E trovare questa posizione del laringe, tu hai due modi: oppure lavori sul laringe, che è molto pericoloso, oppure lavori appunto su questa sensazione, questa resonance, e ci sono un po' certe vocali propizie a questo. La U ovviamente no. No. Vediamo. La E, senti, ovviamente sì. Quindi come cantante devi analizzare un poco dove va la voce sulla E, meglio della E che un po'. E senza forzare, vedi che solo parlandola già la posizione va, e cercare, quando fai una bella E, A che va un po' e I che va un po' nella stessa direzione, per me è meglio, perché ti stacca della tensione pericolosa, secondo me, di portare tutta la tua concentrazione su questo punto che si chiama laringe, perché se tu cominci a lavorare con la laringe per trovare questa posizione, cominci a laringare il suono, no? Che fa, noi come abbiamo già sentito cantanti così, e questo è pericoloso, stringere è pericoloso. La resonance passa, non rimane, non è qui la resonance va, non è nel naso. Se è nel naso è nella laringe, tu puoi provare, vuoi stringere il laringe, va subito, se tu vuoi mettere nel naso, stringe il laringe. Quindi certi cantanti che cantano un po' con il naso prendono quel rischio di cantare un po' con la gola un po' stretta. Sì, come una strega. Sì, che funziona, però è un altro cammino, non è quello del bel canto, ovviamente, no? Ogni tanto ti puoi aiutare un po', perché non so se è un po' stanco, un po' così, ma non è neanche questo è canto, nel senso canto sano. E per me la risonanza in questa posizione va attraverso così. È così, e non è un punto, perché questo ti fa un po' stringere, e piuttosto, allora arriviamo alla parola maschera, vedi? Ma quasi la maschera per andare al mare, sai, con Sì. questa maschera, e il suono va così, non va. Non cercare la punta è una parola pericolosa. La maschera è bella perché va attraverso gli occhi, e la cosa strana è che il suono, la risonanza va qui, e il laringe rimane nella sua scatola, con una certa libertà, ma è qui. È un po' una sensazione un po' strana, ma è così che va.
E quando arrivi al passaggio senti che la laringe scende o no? La laringe quando arriva il passaggio, la laringe va su, questo è il problema. Se la laringe scende da solo sul passaggio, guarda, sono le vacanze, no? È il problema, che va su. E quindi devi trovare un modo di... Allora puoi aiutare perché tu puoi controllare un po' il laringe, affondare il laringe, ma se tu lo fai solo dal laringe vai a ingolare. Allora sei in pericolo. Quindi meglio trovare una sinergia tra questo e, tra virgolette ancora una volta, il stomaco, sì. Che va anche lui, che infatti fa una via parallela alla laringe. E allora puoi trovare un movimento flessibile ancora una volta e che ti mantiene il laringe in questa posizione, in questa zona di sanità. Il problema di lavorare solo sulla laringe è che ogni tanto tu affondi troppo e cominci a ingolare, e se tu non lavori in questa zona con il fiato, diciamo, e il laringe insieme, allora sicuramente il laringe ti viene dietro gli occhi, che non è proprio buono. Ma è un lavoro di precisione. Tu puoi anche molto aiutarti in questa zona, come abbiamo detto più presto, con le vocali. Tu non puoi mantenere una A aperta così sul passaggio, non lo sappiamo tutti. Sì. Perché non va. Devi rotondare la vocale. Un po' cambiare un po' la vocale, e se tu fai una A, il laringe qui, tu fai una A, il laringe scende, quindi è un modo intelligente di fare scendere il laringe senza toccare il laringe direttamente. Solo cambiare un po' la vocale e accompagnare con fiato. Parlando un'altra volta del fiato, questa è una domanda che volevo farla. Quando io ascolto lei cantare, per esempio il Conte di Luna, vedo che lei fa delle frasi lunghissime, meravigliose, lunghissime, no? È come se avessi un infinito, il fiato infinito, no? Come è arrivato a questa parte? Ha fatto degli esercizi ginnastici forse? No, quando sono stato giovane, anche se non si vede più, ho fatto molto sport, ma questa è un'altra vita e secondo me non mi aiuto più. No, il fiato, i fiati lunghi vengono ovviamente da una certa tecnica di una tecnica sana, perché le corde vocali cordano bene, quindi tu perdi poco e tu sai prendere un fiato, questa è la cosa. Io consiglierei di provare. Io ho provato, ho ascoltato i grandi, io ho provato, ho cercato di capire e dopo ho trovato il mio modo. E c'è una cosa molto importante per i fiati lunghi. I fiati lunghi vengono neanche del fiato stesso, neanche della vocalità, ma del cervello. Come ti dicevo, siamo durante il Giro di Francia, per andare su a 2 millimetri e vincere a tappa ci vuole. Sì. Se tu non hai la volontà, se tu lasci prima, non vai. Veramente. È un tipo ben postante, però un tipo d'orgoglio, no? Un tipo non di gigioneria, perché certamente se lo fai sempre non ha più senso, perché un bel respiro è molto importante, anch'io. Penso anch'io che un respiro drammatico, volevo dire, può essere molto più bello che una frase in una sola linea, dipende dal momento. Durante la morte di Posa, il vantaggio, se si può dire drammatico, di fare tutto un fiato è che tu metti il pubblico in una certa simpatia fisica e il pubblico sta anche lui un po' morendo, no? Un po' affogato, no? Sì, fa un effetto. Come ho trovato questo? Perché quando ho sentito evidentemente Piero Cappuccini facendolo, io mi sono sentito male la prima volta. È geniale, perché tu puoi fare attraverso questo, più che il suono, se si può dire, fare sentire male il pubblico e quindi essere in simpatia con quel povero ragazzo che sta morendo. Questo è forte, quindi ha un senso questo fiato durante quest'area meravigliosa. Dopo fare
di Provenza senza respirare è bello, ma non mi interessa tanto perché quando tu fai al tuo vecchio genitor, tu non sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì al tuo vecchio genitor. Sì, non ha senso. Bello. È una ripetizione retorica, no? Quindi al tuo vecchio genitor, tu non sai quanto soffrì, lui se ne va, tu non sai quanto soffrì, è molto più forte. Sì. Quindi questa è una scelta dopo strategica e artistica, ma i fiati lunghi, ti assicuro, vengono molto dalla volontà. Senza la volontà Fantastico. tu non puoi tenere, perché alla fine, ovviamente, alla fine di una frase lunghissima, tutto il corpo sta mancando ossigeno, il corpo te lo chiede, veramente, tu senti che il corpo vuole, tu dici no, io proseguo, e vado, e tu puoi lasciare, non so, io moro, eccetera, solo di me non, e non c'è più niente, come fai? Quindi c'è la paura che viene, perché tu non vuoi respirare la metà di una parola, la paura che viene che ti manca, ecco, non c'è più aria, non c'è più niente, non c'è più suono. Quindi è veramente una cosa molto mentale anche.